Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a scoprire assieme come sarà il mio personaggio del gioco Cryptomon. Infatti andremo a schiudere per la prima volta il mio uovo, tra l'altro il mio primo ovetto. Di recente i fondatori di Cryptomon hanno lanciato all'interno del sito stesso il marketplace e proprio nella giornata di ieri, ovvero 15-12-2021, hanno lanciato la fase 1 del progetto del videogioco, ovvero la modalità Tamagotchi, che poi andremo a vedere assieme in un altro video. Ma adesso andiamo a schiudere l'uovo e a dare la luce al mio piccoletto. Sul sito cryptomon.com e in questo video andiamo a vedere il mio ovetto che si schiude. Ovviamente, come in ogni video, ci tengo a sottolineare che pur trattandosi di un videogioco, anche questo non è assolutamente un consiglio finanziario, perché anche giocando all'interno di questo videogioco c'è proprio un'economia dovuta al suo token che ci permette di acquistare NFT, di acquistare degli accessori o semplicemente comprando il token detenerlo nel nostro portafoglio non custodia, come ad esempio MetaMask, ed è soggetto quindi ad oscillazioni di mercato dovuto dall'incontro tra la domanda e dell'offerta. Quindi prima di decidere di acquistare delle uova o dei personaggi per giocare al videogioco o di detenere il token per speculazione, per trading o per holder, raccomando, studiatevi il progetto, fate le vostre ricerche, non dovete assolutamente copiare quello che sto facendo io o quello che stanno facendo altri utenti che vi mostrano nei video su YouTube. Mi raccomando, ci tengo sempre a dirlo, ragionate sempre con la propria testa. Detto questo, andiamo a vedere il mio uovo. Dal sito clicco su Start Game, faccio l'accesso al mio MetaMask che si collega automaticamente col sito di Cryptomon e adesso ecco qui in sovraimpressione il mio ovetto, numero 8139, generazione 8, elemento erba, nato il 12 dicembre 2021. Guardiamo un attimo le caratteristiche. Questo è un Grass Cryptomon, quindi un Cryptomon erba, specializzato in mosse di difesa. Ha una costituzione mediocre, quindi aspettati che subisca ferite ogni tanto dopo una battaglia difficile, pur avendo l'intelligenza di un normale essere umano. Non è stupido, ma nemmeno speciale. L'attenzione è la priorità numero 1 con questo piccolo mostriciattolo, perché diventerà presto triste se non gli darai abbastanza coccole. Sfortunatamente la sua follia è fuori scala, quindi non aspettarti che segua gli ordini. Oltre ad essere moderatamente coraggioso, almeno abbastanza da resistere ai nemici dello stesso livello. Infine è la definizione stessa di un ghiottone che ha bisogno di essere nutrito quasi costantemente. È anche moderatamente pigro, disposto ad accettare l'allenamento e il riposo in egual misura. Praticamente è la mia versione sotto forma di Cryptomon. E qui velocemente scorriamo le caratteristiche del mio personaggio, dove vediamo l'attacco, la difesa, la specialità, la velocità, la costituzione, punti saluti, fattore di crescita del talento, l'affetto, la follia, l'istinto, la fame, pigrizia, coraggio, intelligenza, ego e corporatura. Tutte caratteristiche che poi con gli allenamenti si potranno migliorare, ma andremo a vedere queste caratteristiche nel dettaglio prossimamente. Ora torno sul mio ovetto e procedo con la schiusa. Ovviamente per poter schiudere l'uovo ci sarà da pagare una commissione nel token utility.
Vado ad approvare la transazione di 0,17 centesimi di euro per le fee pagate ovviamente in BNB, perché vi ricordo che Cryptomon gira sulla Binance Smart Chain, quindi per poter utilizzare il wallet non custodial, in questo caso MetaMask, oltre ad avere il token del progetto, bisogna avere anche BNB per il pagamento delle transazioni, per il pagamento delle fee delle transazioni. Confermo e attendo la schiusura dell'uovo. Perfetto, in questa schermata la vediamo per la prima volta ed è veramente dolcissima, nonché molto bella secondo me. Posso dare il nome in questo momento oppure skippare e darlo in un momento successivo. E comunque, anche se in questo caso gli dessi un nome, potrei sempre modificarlo. In questo momento decido di skipparlo e se avete consigli per quanto riguarda il nome della mia piccola, scrivetemi nei commenti qua sotto. Il costo della schiusa dell'uovo è di 100 Keymon. Proprio nella giornata di ieri, ovvero 14-12-2021, è stata rilasciata la prima parte del gioco che si riferisce alla parte Tamagotchi, ovvero quella sezione dove bisogna prenderci cura dei nostri personaggi, dei nostri mostriciattoli, facendoli allenare, dandogli delle coccole, facendoli giocare, in attesa dei rilasci successivi, fin tanto ad arrivare alla versione dove potremo far competere e combattere i nostri mostriciattoli, proprio come le vere battaglie che si sono susseguite sui Pokémon. Ricordo che sul canale è presente una video intervista con il cofondatore del progetto dove spiega in circa 40 minuti tutte le basi e le meccaniche del gioco a grandi linee per farvi un'infarinatura generale. Vi lascerò comunque il link in sovraimpressione e a fine di questo contenuto. Bene ragazzi, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e vi ringrazio come sempre per l'attenzione e spero che questo video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato quantomeno simpatico, più che utile. Mi raccomando ragazzi, lo ripeto, non prendetelo come un consiglio finanziario perché anche se si tratta di un videogioco, l'economia e i soldi che utilizziamo per acquistare i personaggi, le varie espansioni e eventualmente il token, utilizziamo dei soldi veri anche se il gioco è digitale. Quindi mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche. Mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche, lo dico spesso nei miei video, è la cosa più importante, essere autonomi nelle decisioni, soprattutto quanto riguarda il settore delle criptovalute, è la cosa fondamentale. Non copiate mai quello che vedete nei video, anche quello che vedete nei miei video, mi metto in prima linea, ci mancherebbe altro, ma soprattutto anche quello che trovate online e nei vari siti e nei vari social. Prendetene spunto, magari utilizzate le informazioni che vedete per dire ok, esiste questo progetto, sembra carino, me lo vado a studiare in autonomia, ma mi raccomando, l'ultima parola deve essere la vostra. Non fate affidamento su quello che vedete nei video, perché quello che può essere giusto per me o per qualcun altro non è detto che faccia al caso vostro. Mi raccomando, non smetterò mai di dirlo e non smetterò mai di cercare di insegnarvi questa cosa. Cercate di essere autonomi il più possibile. Detto questo, come sempre, vi invito per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube a lasciarmi un like se il video vi è piaciuto, ma soprattutto per piacere ad iscrivervi al canale. E inoltre ad unirvi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi, per ricevere l'assistenza di cui avete bisogno e per scambiarci qualche opinione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!